Un grosso ciao dalla vostra infermiera. Io mi vesto sempre di bianco, ma i miei pazienti quando mi vedono ne pensano di tutti i colori. Bentornati nella soffitta, dove il passato rivive e il fascino di un'epoca indimenticabile continua a farci sognare con la bellezza delle sue protagoniste. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna delle nostre avventure nel mondo della cultura pop degli anni 70, 80 e 90. Allora mi raccomando, telefonate, perché io vi curo. Oggi vi porto nel cuore degli anni 90, quando la televisione italiana era un tripudio di bellezza, talento e sensualità. La protagonista di questa puntata è una vera icona di quegli anni. Una donna che ha saputo conquistare il pubblico con il suo sorriso ammaliante, il suo corpo mozzafiato e una personalità indimenticabile. Signore e signori, preparatevi a conoscere meglio la magnifica Angela Cavagna. Innamorati, due cuori senza una cavagna sono ormai inconcepibili. Angela, con il suo camice bianco e il suo seno prosperoso, che fu anche oggetto di discordia, ha fatto battere il cuore di milioni di italiani come l'infermiera sexy di Striscia la Notizia. Ma dietro quella bellezza esplosiva si nasconde una carriera ricca di successi, polemiche e tante curiosità piccanti. Dal suo debutto come ballerina fino alle copertine di Playboy, passando per la musica e il teatro, Angela ha saputo reinventarsi e stupire sempre. Ma ora, bando alle ciance, tuffiamoci nel mondo scintillante di Angela Cavagna. Un grosso ciao dalla vostra Angela. Io sono un'infermiera di corsia, infatti quando passo mi corrono tutti dietro. Angela Cavagna, nata a Genova il 6 giugno 1966, è una showgirl, cantante ed ex modella italiana che ha fatto sognare milioni di italiani con il suo charme irresistibile e la sua bellezza mozzafiato. Ma come ogni stella, anche Angela ha avuto il suo inizio. Angela cresce in una famiglia numerosa con 3 fratelli e sin da piccola dimostra una passione sfrenata per la danza. La sua formazione è impeccabile. Dopo aver studiato alla Scala di Milano, si trasferisce a Reggio Emilia e poi all'Accademia di Roma. E non finisce qui. Si diploma all'Accademia Nazionale Grace Kelly di Montecarlo. Un curriculum da fare invidia. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 1986 con l'opera teatrale Varietà perché sei morto, ma è con la televisione che Angela conquista il cuore degli italiani. Dopo essere stata corista e ballerina per Sabrina Salerno, nel 1989 fa il suo ingresso nel programma Trisitors su Italia 1. Ma il vero colpo di scena arriva quando viene scelta per il ruolo dell'infermiera sexy a Striscia la Notizia. Con il suo camice bianco striminzito e le forme prorompenti, Angela diventa un'icona erotica degli anni 90. Ah, quei bei tempi quando la TV ci faceva sognare con personaggi così carismatici. Poi nacque una diatriba con Sabrina Salerno. Cavagna la accusò di essersi rifatta il seno, lei la denunciò e la lite finì in tribunale. La contesa con Salerno finì a tarallucci e vino, dice Cavagna. Non ne ho più saputo niente. Lei ha fatto la sua brillantissima carriera, io la mia. Le mando un abbraccio. I giornali dicono che tu, Angela, hai dichiarato che Sabrina Salerno c'ha le tete finte. È vero, hai detto proprio così? Poi da Striscia passò ad essere valletta di guida al campionato con Sandro Piccinini e Maurizio Mosca. A chi le domanda se i calciatori la corteggiassero replica. Tanti calciatori mi volevano conoscere e mi mandavano messaggi, in particolare uno del Milan. Però non ricordo il nome. Non rispondevo. Mi scrive. O leggi la mia lettera in trasmissione o ti rapisco. No, scusi un attimo, cioè se lei non legge la lettera lui la rapisce. Cavagna confessa di essere stata una ragazza riservata, che evitava perfino le feste. Silvio Berlusconi mi invitava sempre, non ci sono mai andata. Preferivo restare a casa, ero riservata. Non l'ho mai nemmeno incontrato di persona. Credo di essere l'unica al mondo che non l'ha visto nemmeno in cartolina. In compenso, provocatoriamente, a un certo punto si propose come il seno della destra, in contrapposizione a Alba Parietti, definita coscia lunga della sinistra. Non tutti sanno che Angela ha anche una carriera musicale di tutto rispetto. Nel 1990 pubblica l'album Sex is Moving, che diventa un successo internazionale, soprattutto in Spagna, Paesi Bassi e Germania. Un vero e proprio trionfo. E nel 1992 il suo disco Io vi curo, ispirato al suo ruolo di infermiera, la consacra definitivamente come star della musica pop. Immaginatevi le sue esibizioni dal vivo.
energia pura e sensualità allo stato puro. Oltre alla musica, Angela continua a brillare in televisione. Dopo Striscia la notizia, la vediamo in programmi come il TG delle vacanze e Detto tra noi su Rai 2, dove dimostra di avere non solo bellezza, ma anche talento e simpatia. Tra il 1995 e il 1997 è valletta di Guida al campionato, un altro ruolo che le permette di entrare nelle case degli italiani e nei loro cuori. Angela Cavagna diventa anche una regina delle copertine delle riviste per uomini. Da Playboy a Penthouse, passando per Playman, le sue foto mozzafiato fanno sognare milioni di fan. E chi può dimenticare la polemica nata dalla sua rappresentazione di infermiera sexy che suscitò le ire di medici e infermieri veri? Eppure, Angela ha sempre difeso la sua scelta, affermando che ogni donna ha il diritto di esprimere la propria sensualità come meglio crede. E come darle torto? La sua presenza sulle copertine di Playboy nel 1989 e nel 1992 ha fatto scalpore, soprattutto perché Angela difendeva la propria verginità, che da quanto affermato lei stessa ai giornali, l'ha persa a 29 anni. Non è stato facile mantenere questa posizione in un mondo così esposto, ma lei lo ha fatto con classe e determinazione. Dopo l'esperienza di Striscia la notizia, Angela non si ferma. Nel 1992 incide il disco Io vi curo, che include 9 brani cantati in spagnolo e inglese. Successivamente partecipa a diversi programmi televisivi. Nel 1993-1994 è inviata per Detto tra noi su Rai 2 e nel 1996 recita nella commedia teatrale Un bicchiere vuoto. Nello stesso anno fa il suo debutto cinematografico con Chiavi in mano, un film comico diretto da Mariano Laurenti. Tra il 1995 e il 1997, Angela è valletta di Guida al campionato e negli anni successivi partecipa a varie trasmissioni come opinionista, tra cui Italia sul 2, Buona Domenica e Domenica In. Nel 2002-2003 conduce gli esterni di Uno Mattina su Rai 1 e segue i collegamenti del programma Torno sabato, La Lotteria, condotto da Giorgio Panariello. Nel 2006 Angela partecipa alla terza edizione del reality show La Fattoria. Anche se viene inizialmente eliminata, riesce a rientrare nel gruppo dei concorrenti, arrivando fino alla semifinale. Che carattere, ragazzi! La vita privata di Angela Cavagna è stata altrettanto movimentata. Dopo una lunga relazione con il conduttore televisivo Orlando Portento, i due si sposano nel 2005, ma divorziano 4 anni dopo. Nel 2015 Angela conosce l'imprenditore Paolo Solimano e dopo solo 3 mesi si sposano e si trasferiscono a Tenerife. Insieme gestiscono un'azienda agricola specializzata nella produzione di avocado, ma purtroppo subiscono diversi furti che colpiscono duramente la loro attività. Angela ha sempre dimostrato di essere una donna forte e determinata. Anche se non la vediamo in TV, non ha mai perso il suo spirito vivace e la sua passione per la vita. Una figura iconica degli anni 90, un'epoca in cui la televisione italiana era piena di showgirl che, come lei, hanno saputo conquistare il pubblico con bellezza, talento e una buona dose di autoironia. La sua carriera è un esempio di come si possa essere sensuali e talentuose senza mai perdere il rispetto per se stesse. E così, cari soffitari, siamo arrivati alla fine di questo affascinante viaggio nella vita della splendida Angela Cavagna. Una donna che con il suo charme e la sua determinazione ha saputo lasciare un segno indelebile nel cuore degli italiani. Dalle sue prime esperienze come ballerina, passando per il successo travolgente a Striscia la notizia, fino alla sua vita tranquilla a Tenerife, Angela ha dimostrato di essere una vera icona di bellezza e sensualità. Oggi, Angela vive una vita serena insieme al suo secondo marito Paolo Solimano, dedicandosi alla loro azienda agricola a Tenerife. Una scelta di vita lontana dai riflettori, ma sempre all'insegna della passione e dell'impegno. Ma chissà, magari un giorno la rivedremo di nuovo in TV, pronta a sorprendere e incantare ancora una volta. E voi, cosa ne pensate? Non vi piacerebbe rivedere Angela Cavagna sul piccolo schermo? Fatecelo sapere nei commenti. Non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e suggerirci quale altra stella del passato vorreste che esplorassimo insieme. Alla prossima, restate sintonizzati!